Questo invece è no. Ok, adesso ti do anche i numeri. Sa che era lì. Il certificato. Ok? Grazie. Grazie ragazzi. Della maratona? Si è messo a parlare. No, perché Meglio perché con sto freddo. Lo attacchi lì per favore. La prima tappa, qualche sorpresina ci sarà di sicuro, perché con la neve che sta venendo giù adesso sul tonale mi dicono che sta nevicando anche parecchio di più, e sarà una sorpresa perché tutti volevano la neve fino all'anno scorso, perché magari qualche anno non c'è stata la neve. Adesso quest'anno c'è anche la neve, vediamo se si lamenteranno perché c'è troppa neve quest'anno. No, speriamo bene, perché un po' di neve a Campiglio, a Marano del Campiglio sta sempre bene, e vi dirò che è anche bello sia da seguire che da partecipare, perché tu vedi la neve, ti dà un po' di sicurezza, vedi dove c'è la strada, vedi le strisce delle macchine davanti, ed è meno pericoloso perché tutti si aspettano di slittare e stanno un pochettino più tranquilli, perciò è per me anche più sicura con un po' di neve. Oggi giovedì 19 gennaio è il giorno 1 della Winter Marathon 2023, la 35esima edizione, la 16esima organizzata dalla nostra società. Siamo molto orgogliosi di raggiungere questo traguardo, una gara sempre molto particolare dal punto di vista organizzativo, ma anche se la si affronta da concorrenti. Comunque si trovano condizioni che abitualmente non si trovano, se si pensa al fatto che per 3/4 la gara sarà completamente in notturna. Questa 35esima edizione prevede 2 tappe, come ormai negli ultimi anni succede. La prima tappa di stasera sarà poco meno di 120 km con 16 prove e 8 prove di media. Abbiamo 124 equipaggi iscritti che hanno confermato tutti la propria partecipazione. Stiamo concludendo proprio in questi minuti le verifiche ante gara. Domani invece ci sarà la tappa, quella classica, un po' più lunga, che prevede poco meno di 360 km con altrettante 49 prove cronometrate 6 di media, per un totale di 65 prove, 8 medie e quasi 500 km, 480 km. Sicuramente abbiamo una sfida nella sfida, perché abbiamo 2 colleghi di lavoro che sono Guido Meda e Davide Valsecchi di Sky Sport, uno per la Formula 1 e uno per il MotoGP. Sono molto agguerriti entrambi. Davide ha un pochino più di esperienza, perché se non sbaglio è la 4ª Winter Marathon che fa, mentre per Guido sarà la prima, per cui sarà curioso vedere la sfida nella sfida.
detto che la Winter Marathon apre di fatto il panorama del motorsport italiano. Un grande applauso per la Bugatti di Belotti che fra breve prenderà il via, indomito Bugatti che è seguito dai vincitori dell'edizione dell'anno scorso. Li potete vedere, lo stesso Bellini, hanno un coefficiente che li avvantaggia rispetto. Mancano 5 secondi alla partenza della Winter Marathon. Invito tutti quanti a fare un applauso non solo per Belotti ma per tutti coloro che prenderanno il via per questa che è una lunga maratona, non solo della Lancia ma anche del suo fondatore Vincenzo Lancia, ovvero l'avvocato Aliberti, insieme al suo affidato navigatore Valente, vuole prendersi il marathon nell'ormai lontanissimo 2018. Soldo del soldo con dietro subito la formazione tra Regani che precedono la sì, però da vedere se corrispondeva per te. Sì. Prova a lasciarla libera. Completamente, se no li faccio Completamente. Io ce l'ho libera. Se tu il tuo poppato, il motore di sempre. Signor Mena, ma dov'è? È una gara, dopo controllo le classifiche, ma secondo me la sto spuntando. Benissimo. Però io ho questo brutto vizio, anche se sono negato, in tutte le cose che faccio, di andare a guardare la classifica, capito? Che non l'ho ancora vista. E quindi potrebbe essere che il divertimento sia amplificato dalla soddisfazione di una classifica che mi vede magari penultimo invece che ultimo, figata, oppure un dramma perché sono ultimo degli ultimi o fuori gara. Lo guardo.
molto bene alla winter con la neve, tanta roba, è bellissimo, proprio una serata spettacolare. Poi non fa neanche tanto freddo, noi ci aspettavamo, ci siamo preparati per il meno 16 e il meno 8, è una passeggiata di salute. Questa prima tappa? No, è stata dura ma molto divertente, con qualche difficoltà però. Arrivati, soddisfatti, ci siamo divertiti, bellissimo. Domani ancora? Domani ancora di più. Giusto innevamento, perfetto, bello. Non è bastato oggi? Ah bene, abbiamo fatto un po' di traversi perché il nostro scopo è non stare dritti. Perfetto, siamo arrivati sani, salvi, sorridenti, adesso andiamo a farci un bel altro bombardino, uno abbiamo fatto la partenza, uno all'arrivo, tutto a posto. Giornata faticosa, bellissima, quello che vogliamo poi è l'adrenalina che ci fa un po' divertire, ecco, ci fa tenere in tensione e speriamo di resistere perché è lunga. La fatica si farà sentire verso la notte, verso sera. È la prima gara dell'anno per cui si affronta molto volentieri, ecco, anche per vedere un po' come sviluppare l'annata, per vedere i primi tempi. Comunque va bene, anche una gara particolare, non ce n'è, molto bella. Non abbiamo fatto errori grossissimi, cioè uscire fuori gara, problemi vari. Certo che sto fuori gara per me è stato demoralizzante. Prima prova quando siamo partiti era in salita, sono arrivato tardi. Però poi faccio laghetto, faccio tutto, andavo bene. Ho detto, cavolo, adesso uso la testa, so che è salita, quando ritorno a forcare nelle notte vado veloce. Dato troppo veloce, frena, ho dovuto frenare super sosta, dopo ce n'era uno attaccato, sono arrivato tardi qua dopo, perciò anche pensandoci le salite discese mi mettono tante difficoltà. Spero vivamente che le prove cronometrate oggi siano tutte in piano. Sono in piano. Con la neve lo so che un po' di probabilità, un po' di complicazioni di organizzazione, chiaro, ma percorrerla per noi è stato emozionante, è stato bellissimo. Non è andata benissimo purtroppo perché abbiamo avuto subito in partenza dei problemi con la dinamo. La dinamo si è rotta e quindi ha fatto entrare nel pallone, non potevo usare molto le luci altrimenti rimanevo senza per tutta la tappa e subito alla terza prova non sono riuscito a girare a destra, ho preso un 300 ma proprio perché ero nel pallone completo e meno male che il meccanico, l'assistenza mi ha sostituito la batteria che poi ha ceduto completamente con un'altra e sono riuscito a finire la tappa. Stamattina abbiamo cambiato la dinamo e siamo di nuovo qua in partenza.
tutto è pronto per la partenza. Il primo, come è accaduto ieri, sarà Bellotti con la sua Bugatti, una vettura del 1927. Sono già le prime risultanze circa la classifica della prima tappa, che vede al comando il vincitore di una delle edizioni precedenti della Winter Marathon, Alberto Riboldi insieme a Federico Riboldi, davanti a Nicola Barcella, figlio di un altro vincitore della Winter Marathon, a Turelli, Bellini, i vincitori, Bellini e Tiberti, vincitori delle ultime 2 edizioni, favoriti anche per questo anno alla Winter Marathon, poi Gatta, Barcella, il papà di Nicola, Salvinelli, Belometti, Aliberti e Beccalossi. Parte Belotti, che è seguito da Bellini e Tiberti. Oggi c'è il sole, però ci sarà anche tanto ghiaccio lungo il percorso, c'è parecchio freddo e i concorrenti arriveranno qui a Madonna di Campiglio stanotte attorno all'1:10. Ieri sono arrivati verso le 21:50, circa un'ora dopo. E allora? Com'è andata ieri sera? Diciamo abbastanza bene, dai. È stata una bella passeggiata. Oggi invece è un po' più dura. Però abbiamo il sole. Il sole fino alle 6, dopo comincia. E dopo comincia la vera winter. Appunto. Saluto Alessio. Metri dritto.
Da sconvolti. Come mai? Non troppo bene. Un po' stanco. Adesso noi siamo senza freni, per esempio. Nel senso che a una certa mio padre mi aveva detto non frena, avevo il piede giù a toccare il pavimento e la macchina stava proseguendo nel suo freno motore, cioè il freno mano non va. Dai, abbiamo fatto una discreta prestazione, adesso vediamo l'ultima prova media qua, un po' di stanchezza c'è, però è sempre una gara affascinante. Io di sicuro ho vinto, sono arrivato, è già bello essere qua, vicino al fuoco, bella compagnia, Ardega che è compagnia, abbiamo già vinto a essere qua. Tutto bene, ma se rimani a piedi ti girano i coglioni. 80 anni, che è anche il primo giorno. Qui adesso l'ho messa lì in modo che la faccio partire senza spinta. Sono stato dietro. Io ho guardato la mia, avevo guardato il seno. Hai guardato il tren che va al lavoro, al regolamento. Perché aveva anche ragione, aveva anche Non sei freddo? Dicono i risultati? Ma vabbè, non siamo andati benissimo, però c'è qualche cosa che non mi quadra, ma nel complesso è giusto. È andata bene? No. No? No, è andata bene, no, perché c'è successo di tutto e di più. Però dai, siamo arrivati, per cui va bene comunque e ci siamo divertiti. Problemi al motore? Ma problemi agli strumenti, rotta la cortina delle sonde, per cui è stato tutto un casino. Però dai, è finita. Abbastanza bene, mancano ancora delle prove, stiamo facendo una grande analisi, però nel complesso abbastanza bene. Come
Com'è andata? So, secondo me sono stato nei primi 50, io oggi li ho spaccati. Poi sai cos'è? Proprio da bastardo ho approfittato di ritiri, forature, traffico, mi è andato tutto bene. Prima volta che ce la faccio! Ciao ragazzi! Ciao Davide! Guido c'è! È andata bene, ci siamo divertiti, per i tempi lasciamo perdere, è una tragedia, però sulla neve con questa macchina qua ci si diverte tanto. Poi la seconda Winter Marathon, la precedente l'ho fatta nel 2006, però non c'era neve, questa qui con la neve così è stata tosta ma divertente, bella esperienza. Com'è andata questa Winter? Benissimo direi, molto bella con la neve, poi quest'anno spettacolare direi. Facciamo un'altra? Sicuramente. La sera la grande. Come si è comportata la bambina? Vale? La macchina? Brava, tutta brava. Sempre brava la Giulia. Il momento più bello? Bordoil. Bordoil alla grande. E allora com'è stata sta Winter? La prima volta diciamo che è stata molto bella, interessante, anche se devo dire un po' stancante, però tanta roba, bellissima, ci è piaciuto tantissimo. È la prima volta questa? Prima volta, sì. Vi siete divertiti quindi? Assolutamente. Il posto più bello? Il posto più bello Bordoil, penso. Come mai? Ma uno spettacolo, lì tutti insieme, tornanti, un po' di ghiaccio qui e là, quindi. E allora pronostici per questa Winter? Adesso ho avuto qualche problema di elettroniche. Il resto ha resistito. L'equipaggio e la macchina ha resistito. Vabbè, siete arrivati fino alla fine però. Cosa importante. Vi siete divertiti anche? Lo rifaremo dai. Sì, ci siamo divertiti. Stai attento al Ah, è meglio visto. Siamo veramente entusiasti della cosa. L'unico problema è il laghetto ghiacciato che purtroppo non è ghiacciato abbastanza, abbiamo dovuto saltarlo. Speriamo l'anno prossimo, i nostri clienti speravano i primi 32 di poter partecipare alle prove del laghetto, invece quest'anno è andato così. Il primo anno in assoluto che non si può fare, però vedremo lì. Buongiorno, benvenuti. Episodio finale della Winter Marathon 2023, la Winter più fredda credo degli ultimi 10 anni. Purtroppo non abbiamo potuto organizzare la corsa al laghetto che generalmente chiudeva questo lunghissimo weekend. Prendetevela con il tempo, il freddo è arrivato troppo tardi e comunque tutto è pronto per vorrei chiamare sul podio i terzi classificati con la Lancia Priglia del 1937, Turelli. Sono stati bravissimi, una lotta furibonda per il primo, il secondo e il terzo posto. Con la loro Fiat Balilla, seconda posizione, Salvinelli! Eccoli, di nuovo! L'hanno già vinta e quest'anno l'hanno vinta di nuovo, voglio chiamare
Marcella e Ghidotti con la loro Fiat e Balilla, i vincitori della 35esima edizione della Winter Marathon. Guido. Allora, a casa Barcella, tra padre, madre e figlio, un mare di trofei quest'anno. E non posso prendere la casa più grande. Senti, c'è grandissima soddisfazione perché questa è stata la Winter Marathon forse più difficile degli ultimi, almeno degli ultimi 10 anni, secondo me è stata nettamente ben più difficile anche di quella che avevate in precedenza. Come hanno già anticipato gli altri equipaggi sicuramente. Però devo dire che anche gli altri equipaggi si sono comportati bene. Io ero convinto che Turelli vincesse, se devo essere sincero. Fortuna e anche un po' di forza. Vi ringrazio della pazienza e adesso vin brûlé per tutti al centro Porsche Brescia. Ciao e all'anno prossimo.